Oggi vi parlo di una nuovissima action camera a 360 gradi. La sua risoluzione massima è ben 8K, volendo possiamo utilizzare un profilo colore HLG 10 bit, registra l'audio in maniera spaziale e crea delle foto da ben 96 megapixel. È della Gandao e si chiama QCam 3 Ultra. Sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono stato contattato pochi giorni fa da Gandao per poter provare in anteprima la loro nuovissima action camera a 360 gradi per potervene parlare qui su YouTube. Vi dico la verità, una volta schiacciato il tasto REC e visionato subito dopo il filmato sono rimasto veramente a bocca aperta, e questo perché ha una qualità di immagine veramente pazzesca e per quanto mi riguarda è sicuramente l'action camera a 360 gradi migliore che io abbia mai provato, almeno per quanto riguarda la qualità d'immagine. In questa action cam infatti abbiamo ben due sensori da 1/1,7, quindi dei sensori veramente grandi per quanto riguarda le telecamere 360, e abbiamo due lenti con apertura focale 1.6. Come potete immaginare, sensore grande più lente aperta uguale qualità d'immagine altissima. Ma veniamo a quello che vi interessa: come registra questa QCam 3 Ultra? Ragazzi, è veramente una bomba atomica, e questo in tutti i contesti. Infatti in questi giorni ho creato molte clip, ve le sto facendo vedere in questo momento, sia magari sotto il sole a mezzogiorno, ma anche in posti molto bui. Quindi partiamo dalla clip in aeroporto, è un luogo chiuso, sì, ben illuminato, ma come vedete la qualità è veramente altissima. Le alte luci che vedete ad esempio nelle vetrine o nei vari cartelli luminosi dell'aeroporto si vedono veramente da Dio, e io con tutte le telecamere 360 che ho avuto non ho mai visto una qualità così alta in bassa luce. Qui ad esempio stavo scendendo dalle scale. L'androne del palazzo è veramente molto buio e come vedete ho fatto la stessa identica clip sia con Insta360 X4 sia con la QCam 3 Ultra, e ragazzi non c'è proprio storia, la stabilizzazione è 10 punti su 10 per quanto riguarda QCam, mentre per quanto riguarda Insta X4 quando c'è poca luce fa quel che può. Infatti come vedete ci sono un sacco di artefatti se date un'occhiata alle finestre. Anche la qualità d'immagine totale è migliore su QCam Ultra ed è molto meno rumorosa. Qui invece ero in bicicletta, l'ho utilizzata diciamo in tarda mattinata, sarà stata alle 11 mezzogiorno, come vedete nessun problema né di stabilizzazione né per quanto riguarda i colori. Ma la cosa che mi piace veramente tantissimo è il fatto che lei da sola in automatico non vada mai a bruciare la pelle. Questo ve lo dico perché Insta360 X4 se la lascio così in automatico da sola in molte situazioni va a bruciare la pelle, quindi devo andare almeno sulle V e mettere sempre un -3, anzi un -0,3, un -0,7. Così funziona alla perfezione anche se tutto il resto è in automatico, ma se lascio tutto in automatico succede spesso che brucia la pelle. Qui questa cosa non succede, la clip è veramente pazzesca così come esce dalla macchina. L'ho utilizzata anche durante un set, sia sopra la macchina fotografica come telecamera di backstage, sia sempre come telecamera di backstage a terra, e il risultato lo state vedendo in questo momento. Sono rimasto veramente a bocca aperta. In ultimo sono andato a Piazza della Repubblica a Roma di notte per mettere a confronto Insta X4 con la QCam 3 Ultra, e come state vedendo non c'è proprio storia. Le clip create con QCam 3 Ultra, specialmente in bassa luminosità, sono molto migliori rispetto a X4, sia per quanto riguarda il rumore digitale sia per quanto riguarda il dettaglio. Ecco, parliamo anche di dettaglio di giorno. Ho fatto delle prove andando a zoomare un particolare sia con l'una che con l'altra, e anche in questo caso il dettaglio è a favore di QCam 3 Ultra, anche se di pochissimo. Quindi in maniera un po' più allargata vi posso dire che se facciamo delle clip di giorno con un sacco di luce eccetera eccetera, sono lì, non c'è un vero e proprio vincitore tra le due, anche se QCam 3 fa meglio, ma appena, quindi
non riuscirete a vedere la differenza specialmente da telefono, mentre per quanto riguarda di notte QCam 3 è veramente una svolta. Per quanto riguarda le foto, ho fatto questa foto a Piazza della Repubblica di notte, 96 megapixel, ha un dettaglio veramente pazzesco per il tipo di prodotto che è. Sapete, faccio il fotografo, quindi sono abituato a altro tipo di foto, però comunque sono foto assolutamente utilizzabili sia di giorno che di notte. Partirei da come è costruita, ragazzi. È costruita veramente al top. Sul canale c'è anche la recensione del modello precedente, quindi della QCam 3, non Ultra, e più o meno è fatta nello stesso modo. Plastiche molto molto belle, soft touch, è costruita assolutamente come si deve. Su questo lato abbiamo uno sportellino sotto il quale abbiamo la Type-C per poterla caricare, per poter prendere i filmati direttamente da lei, dopo ci torniamo, e poco sopra abbiamo il tasto Mode per entrare chiaramente nel menu e il tasto di accensione. Da questa parte invece abbiamo uno sportello bello grande per poter andare a rimuovere facilmente la batteria e per poter inserire la micro SD. Micro SD che potrebbe non servirci, infatti al suo interno c'è già una memoria da 100 GB che vi permette di registrare veramente per tantissimo tempo. Quindi prima genialata da parte di Kandao mettere una memoria finalmente all'interno di un action camera senza dover per forza andare ad utilizzare una micro SD. Magari l'abbiamo tolta per prendere i dati sul computer, magari ci siamo dimenticati di rimetterla al suo interno, zero problemi, lei registrerà ugualmente. Qui sotto abbiamo la classica vite da 1/4 che ci servirà per poter utilizzare un selfie stick che in fase di registrazione poi andrà assolutamente eliminato da solo. Quindi voi potete andare a utilizzare questa action camera, come del resto tutte le 360, con un bastone selfie da 1,5 m, 3 metri, quello che volete voi, e il bastone non sarà visibile nell'inquadratura. Non è finita, perché qui al suo interno abbiamo anche una ventola per la dissipazione del calore. Diciamo che nel momento in cui registra la ventola va veramente molto lenta, quindi non vi darà problemi. Tra l'altro nel menu c'è la possibilità di escluderla, di farla andare velocemente, di farla andare un po' più lenta, eccetera eccetera, ma nel momento in cui terminate la registrazione sentirete che la ventola parte e sinceramente dà anche un po' fastidio, però non fa surriscaldare la QCam 3 Ultra. Ho fatto un test tra QCam 3 Ultra e X4, stavo a casa, ci saranno stati 25 gradi, ho dato rec da tutte e due le parti e tutte e due le telecamere si sono surriscaldate, cioè se ci mettevo la mano sopra assolutamente erano calde, però nessuna delle due ha avuto problemi. Anzi, vi dirò di più, Insta360 X4 è durata per un 10% in più rispetto a lei. Ho fatto però la stessa prova al sole e il risultato è proprio completamente diverso. Infatti dopo 25-27 minuti Insta360 si è spenta per surriscaldamento, mentre lei ha finito di registrare quando è finita la batteria. Quindi effettivamente questa ventola funziona alla grandissima. Non credo che molte persone mettano una 360 al sole per un'ora, però sappiate che se volete fare quel tipo di ripresa lì, ecco, lei vince a mani basse. Altra funzionalità veramente pazzesca è il GPS. È direttamente dentro l'action camera, quindi mentre dentro Insta360 dobbiamo comprare il loro orologio, o se no possiamo utilizzare l'Apple Watch o il Garmin, comunque dobbiamo avere un altro accessorio, lei ha il GPS integrato. Direi bomba! La USB-C che vi ho fatto vedere prima non solo permette la ricarica di questa action camera, non solo vi permette di andare a scaricare i file che ci sono o internamente o nella micro SD, ma vi permette addirittura di scrivere su un'unità esterna. Io ad esempio ho fatto una prova con lei, una normalissima SSD da 500 GB di memoria, l'ho attaccata e lei scriveva direttamente nella SD, eppure questa è veramente una figata assurda. Per quanto riguarda la velocità di funzionamento di questa action camera, ragazzi, la faccio decidere a voi. Accendo e lei è già pronta per andare in rec. Pazzesco! Qui abbiamo un bel display touch che ci permette poi di entrare nel menu e andare a cambiare
tutte le impostazioni che vogliamo, anche le impostazioni video, se vogliamo le possiamo mettere chiaramente in manuale. Schiacciando questo tasto abbiamo la possibilità di utilizzare o tutti e due i sensori o solo uno o solo l'altro, quindi potremmo creare dei veri e propri video come una action cam normale con un solo obiettivo. Ho fatto una prova, non mi ha fatto gridare al miracolo, vi dico la verità. Però insomma c'è anche questa possibilità. Nel menu inoltre ci danno la possibilità di poter utilizzare delle AirPods o comunque delle cuffie normali per poter prendere l'audio direttamente dal microfono delle cuffie. Ma la cosa veramente figa è che ho fatto la prova con il DJI Mic 2 e funziona alla grandissima, quindi anche se lei è lontana da noi 1,5 metri, 3 metri o comunque è montata da qualche parte, possiamo comunque catturare un audio di qualità tramite appunto il DJI Mic 2 o comunque microfoni Bluetooth. Per quanto riguarda i microfoni invece ne abbiamo 1, 2, 3 e 4, quindi lei riesce a catturare l'audio praticamente a 360 gradi. Ora, normalmente una telecamera 360 non è fatta per parlarci così, quindi non so quanto possa essere interessante questa cosa, però sappiate che potete comunque catturare un audio a 360 gradi. In ultimo vi parlo anche di profili colore, ce ne sono due, uno in 8 bit, quindi tra virgolette normale, come quello che potrebbe essere nella Insta360 X4, mentre qui abbiamo anche il profilo colore molto più interessante che è un HLG a 10 bit, quindi siamo in uno spazio colore molto più ampio, riuscirà a catturare molti più colori, molte più sfumature ed è quello che vi consiglio di utilizzare. Per quanto riguarda la risoluzione totale abbiamo fino a 8K a 24, 25 o 30 fps, possiamo scendere a 5,7K fino a 60 fps per avere uno slow-mo molto interessante, volendo possiamo scendere ancora al 4K per avere un 120 fps. Quindi se volete fare qualcosa con lo slow-mo, probabilmente quello che vi consiglio io è proprio il 4K 120. Prima di parlarvi di prezzi e quindi di finire il video, vi volevo però parlare di peso, perché questa action camera pesa 340 grammi, che in senso assoluto non sono tanti, ma vi assicuro che per come si va ad utilizzare una action camera è molto pesante. Infatti di solito normalmente si va a utilizzare su un selfie stick, sta almeno a 1,5 metri da noi, se non addirittura fino a 3 metri, e avere 340 grammi alla fine del bastone, ragazzi, si fanno assolutamente sentire. Ad esempio X4 pesa 200 grammi e quando le avete in mano entrambe la differenza si sente veramente tantissimo. Quando ero in bicicletta, infatti, tenendo in mano questa col bastone e dovendo comunque frenare eccetera eccetera, ho avuto un po' di difficoltà, vi dico la verità. Quindi se la dovete andare ad utilizzare sul bastone ma attaccata a qualcosa, quindi attaccata alla macchina, attaccata alla moto, attaccata alla bicicletta, chiaramente nessun problema, sono 140 grammi in più, non cambieranno la vita a nessuno. Se però dovete mettervela sul casco o andarla a mettere da qualche parte dove la dovete tenere, tenete bene a mente che non pesa proprio poco. Chiaramente se la dovete mettere su treppiedi, stativi eccetera eccetera, nessun problema. E finalmente veniamo al prezzo. $599 costa la QCam 3 Ultra, mentre la X4 costa $530, quindi costa leggermente di meno. Questa differenza di prezzo secondo me viene assolutamente colmata da tutta la tecnologia che c'è qui dentro. Come vi dicevo, abbiamo una memoria da 100 giga che lì non abbiamo il GPS che lì non abbiamo un profilo colore HLG 10 bit che ci permette di poter modificare il file in post produzione molto di più rispetto all'8 bit che fanno tutte le altre. Abbiamo al suo interno una ventola che ci permette di lasciarla accesa praticamente per quanto tempo volete voi, basta chiaramente dargli la carica con un power bank o comunque con un caricabatterie normali e lei continuerà a andare anche se sta sotto al sole, cosa che con X4 non potete fare. Scrive su supporti esterni, quindi se a voi andate a metterci un SSD chiaramente avrete già i file belli che pronti per essere lavorati sul computer.
e per tutte queste cose di cui vi ho appena parlato, secondo me lei vince a mani basse e il prezzo che costa non è assolutamente alto. Per quanto riguarda invece la post produzione, mi stavo dimenticando, è praticamente molto simile tra Insta360 e la QCAM 3. C'è una grossa differenza per quanto riguarda l'app, quella di X4 è fatta nettamente meglio e vi permette di andare ad editare i file che sono sulla X4 senza dover fare il download sul vostro telefono, quindi il file rimane sulla X4, voi fate le vostre modifiche, prendete il pezzettino che vi interessa e lo esportate. Ecco, sull'applicazione di questa non lo potete assolutamente fare, dovete come prima cosa tirarvi giù il filmato, poi lo dovete modificare e poi lo potete esportare. Questa è la differenza più grande. Vero è che su X4 abbiamo tutta una serie di roba di intelligenza artificiale che ci aiuta a creare le clip, vero? Però io ogni volta che le utilizzate venivano una schifezza, quindi togliendo tutta quella parte perché io non l'ho mai utilizzata, la più grande differenza è appunto il download del file o no. Per quanto riguarda invece l'applicazione da computer, lì siamo praticamente uguali perché i file li dovete prendere dai vostri due dispositivi, metterli sul computer e poi lavorarli. QCAM Studio funziona abbastanza bene, anche lì non è alla pari di Insta360, funziona meglio, è più veloce, anche nell'esportazione ho notato un 20-30% di ritardo rispetto a Insta360. Come ho fatto due clip della stessa durata, sempre in 8K, le ho messe una su QCAM Studio, una su Insta360 Studio, ho dato l'esportazione, ho preso i tempi e ho visto che su QCAM 3 chiaramente ci mette di più. Ma in definitiva ve la consiglio o non ve la consiglio? E più che altro a chi la consiglio? Allora, intanto sì ragazzi, potete andare assolutamente ad occhi chiusi comprando questo prodotto, funziona decisamente bene. Sicuramente la consiglio a tutte le persone che la devono utilizzare magari al chiuso o magari in luoghi con poca luce. Sicuramente in questa condizione, quindi con poca luce, lei fa molto meglio di Insta360 X4. Mi raccomando, non mi chiedete altri paragoni con altre 360 perché non le ho e quindi non vi saprei dire. Per la mia esperienza lei ha una qualità migliore in tutte le situazioni, per quanto riguarda il giorno sono molto simili di fatto, lei comunque vince, però dovete andare a zoomare, dovete andare a guardare il pelo nell'uovo, visto che tanto i contenuti che usciranno da qua, bene o male, li vedranno tutti da telefono, vi assicuro che stanno lì. Per quanto riguarda invece il buio, le situazioni di buio, no, lei vince ma proprio a mani basse. Va bene ragazzi, penso di avervi detto tutto per questo video, mi raccomando like, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!